Sono felicissimo di trovarmi in mezzo a voi e vi dico subito che il disappunto che ho provato ieri nel partire da casa mia, dall'Episcopio, dove ho lasciato parecchie famiglie di tunisini e di albanesi in casa, il disappunto di aver dovuto lasciare così sottosopra l'Episcopio mi viene compensato questa mattina dalla gioia di vedere tanti ragazzi, tanti giovani italiani radunati qui insieme all'ombra della Vergine Santissima per una riflessione che vogliamo fare. Vorrei tanto scaldare il vostro animo questa mattina perché siete venuti da tante parti diverse e probabilmente non vi conoscete fino in fondo e quindi c'è un po' di una temperie un po' abbassata, ma vorrei tanto che esplodesse il vostro cuore in un atteggiamento di entusiasmo profondo, perché io sono convinto che oggi insieme vivremo una giornata molto bella. Nel vedere tante persone qui davanti a me, tanti amici dell'Italia, mi sono ricordato di tutti i viaggi che ho fatto. Io sono andato a trovare tantissimi molfettesi sparsi nel mondo. Molfetta, la città da cui provengo, ha molti emigrati, specialmente in Australia e negli Stati Uniti. Io sono andato in Australia, sono andato in Argentina, nel Venezuela, negli Stati Uniti e per me è stato sempre un momento di grande gioia vedere tanta gente riunita insieme per discutere, per parlare, per pregare, per scambiarsi poche parole di amicizia. Ora io sto rivivendo quei momenti e perciò sono tanto felice. Mi è stato affidato un tema che è come diventare costruttori di pace. Come diventare costruttori di pace. E dobbiamo affrontare questo tema in un momento in cui ci portiamo tutti quanti addosso le ferite della guerra, ce le stiamo ancora leccando, perché vedete tutta questa gente che viene in Italia, tutti questi vucumplà di cui si è parlato, tutti questi albanesi, tunisini, marocchini, tutta questa gente che sta avvenendo, di che cosa è segno? Se non di un disagio profondo che l'umanità oggi sta vivendo. Ecco, io carissimi ragazzi, vorrei porre la vostra attenzione proprio su questi grossi temi che devono riguardare pure voi, perché nessuno di voi debba chiudersi nel suo star bene, star comodo e nel suo disinteressarsi nei confronti degli altri. Allora, io sapete che cosa ho pensato? Anche perché uscendo da questa sala possiate ricordarvi qualche cosa di quello che ho detto, di prendere la parola pace, che è formata dalla P, dalla A, dalla C e dalla E, e legare ad ogni lettera, legare una parola. Per essere costruttori di pace, che cosa ci vuole? Quale materiale ci vuole per costruire la pace? Secondo me, sto parlando prevalentemente a dei giovani, ci vuole un po' di poesia. Poesia, sapete che significa? Significa scavalcare la logica del tornaconto, la logica del business, degli affari, la logica del dollaro, la logica della comodità, la logica del sto bene io, fanno bene tutti. Un po' di poesia, un po' di estro, di fantasia, di creatività. Io a questo vorrei provocarvi, ragazzi. Amare la bellezza. Sapete, è la bellezza che salverà il mondo. La bellezza è anche poesia. È la bellezza che salverà il mondo. Il mondo non verrà salvato né dal denaro, né dalla cultura e neppure dalle religioni. Il mondo verrà salvato dalla bellezza. Se voi coltiverete la bellezza, coltiverete naturalmente anche il senso religioso. Se voi coltiverete la bellezza, sarete costruttori di pace. E io penso che anche qui giungano tantissime canzoni. Questa è un po' vecchiotta, ma l'avrete sentita cantare qualche volta. La canzone di Sergio Endrigo. Le parole sono di un poeta, Gianni Rodari, che è morto una quindicina d'anni fa, un poeta che ha scritto tantissimo per ragazzi. E questa canzone cantata da Sergio Endrigo dice così: per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. Noi l'abbiamo cantata sempre come una filastrocca che non dice niente, invece è molto intelligente perché è a cerchio, così, no? E la finale coincide con l'inizio. Per fare un tavolo ci vuole il legno. Il tavolo di che? Il tavolo della vita, il tavolo della ferialità, il tavolo del quotidiano, il tavolo del macellaio del falegname, del sarto del carpentiere, del medico del
chirurgo, dell'avvocato, il tavolo della vita quotidiana. Vedete, per fare il tavolo ci vuole il legno, e per fare il legno ci vuole l'albero, e per fare l'albero ci vuole il seme, e per fare il seme ci vuole il frutto, e per fare il frutto ci vuole il fiore. Quindi, per fare il tavolo da cui siamo partiti ci vuole il fiore. Per fare anche il tavolo duro della vita, dell'esistenza di ogni giorno, ci vuole il fiore, ci vuole la poesia. Capite ragazzi che non basta? Ve lo voglio dire perché è una mentalità che sta prevaricando anche in Italia adesso. Non star bene, avere una casa, 2 e 3, avere la prima e la seconda macchina, essere ingozzati fino al capo di tutti i comfort contemporanei, di tutte le cose, di tutti i denari che volete, avere il conto in banca altissimo. Non conta niente. Non conta niente, se non c'è poesia, se non c'è estro, se non c'è fantasia, se non c'è voglia di vivere, se non c'è, voglia sanguigna di vivere, gusto di vivere, se non c'è il gusto dell'amicizia, il gusto dello stare accanto agli altri, il gusto di stringersi la mano, il gusto di perdere tempo, perché noi siamo in Svizzera e devo regolarmi qua, e noi abbiamo... Ascoltate, voglio dirvi che è molto brutto andare avanti con l'agenda, continuamente con l'agenda. Io sono un vescovo e ho l'orario, alle 8:30 questo, alle 9:15 quest'altro, alle 10 correre via, alle 11 trovarsi là. Ma mi sto accorgendo che adesso tutti quanti hanno questa vita impossibile da vivere ormai. Impossibile da vivere, sali su in casa, a me succede questo, salgo in casa, proprio al momento del pranzo, squillo il telefono, ti deve alzare, ragionare, la minestra si è raffreddata, abbassi il telefono, il citofono, abbassi il citofono, è un'ira di Dio, non si può più andare avanti così, abbiamo la vita tutta registrata, tutta computerizzata, per cui stiamo diventando anche noi dei robot. Ragazzi, vi dico, potete avere tutti i soldi che volete, tutti i piaceri che volete, tutti i gusti della vita che volete, ma se manca il gusto di vivere non avete nulla, non c'è il gusto di vivere. Al momento che mi ricordate, spero che quando battete le mani non vogliate dire, spicciolo, no, finisce. Allora ragazzi, proprio per parlarvi di questo gusto di vivere, io non so, dal momento che ho citato già un poeta, ma non vi appesantirò con altre citazioni, dal momento che vi ho citato già un poeta, questo Gianni Rodari, che ha scritto delle poesie per bambini che sono bellissime, ma valgono anche per gli adulti, ve ne ricordo una, intitolata così, I bravi signori. Ascoltate com'è bella, che sembra un trattato di modo di vivere oggi da parte dei giovani. Un signore, ascoltate, un signore faceva tutto a rovescio, un signore di Scandicci buttava la castagna e mangiava i ricci, un suo parente di Lastrassigna buttava i pinoli e mangiava la pigna, un suo cugino di Prato mangiava la carta stagnola e buttava il cioccolato. Tanta gente non lo sa e perciò non se ne cruccia. La vita la butta via e mangia soltanto la buccia. Siccome io ho l'impressione, c'è molta gente che mangia solo la buccia della vita, la scorza, cioè si ferma lì alla superficie, non va in profondità. Quando dico poesia, voglio dire tutte queste cose. Non si vive soltanto di pane, non si vive soltanto di denaro, starei per dirvi non si vive soltanto di divertimenti, di discoteche, perché anche la discoteca, io non c'ho nulla contro le discoteche se non quando provocano, come in Italia, lo sapete, sta succedendo in certe zone, soprattutto dell'Emilia, quando provocano quelle morti così precoci, così violente. Ma io non ce l'ho, anzi oggi, vedete, vi dico, ragazzi, divertitevi anche, cioè amate la vita per questo aspetto di gioia che dà, soprattutto l'amicizia vissuta insieme provoca nella propria esistenza un gaudio interiore ineffabile, perciò non ce l'ho io con il divertimento, dico divertitevi, però ricordatevi
che non basta questo, non basta questo. C'è tanta gente che si ritira da casa dopo aver danzato tutta la notte ed è triste interiormente. Perché? Perché inseguiamo tutti quanti, anch'io che sono vescovo, anche i sacerdoti, anche le suore, anche tutti quanti voi, inseguiamo qualche cosa che proviamo, sperimentiamo. Qui sulla terra forse è impossibile raggiungere in pieno, ma tutti vogliamo essere felici, tutti amiamo essere contenti, provare quel gaudio interiore, quella gioia distesa che ti viene quando le cose vanno bene, quando sei confortato dal sorriso degli altri, quando incontri gli altri e ti stringono la mano con affetto, quando senti che godi di buona salute. Voglio dire, il denaro non è tutto. Il divertimento non è tutto, gli affari non sono tutto, il possedere 100.000 cose, 100.000 pezzi, 100.000 telefoni, 100.000 ritrovati di questa ingegneria contemporanea, non è tutto. Quando hai finito dici, e mo', e adesso? Non avete provato pure voi, quando certe volte inseguite un obiettivo che cullate da tanto tempo? Io ricordo quanta fatica quando mi sono dovuto laureare, no? Quanto sforzo, quanta fatica, quanti studi, esami, batticuori, preoccupazioni, notti insonni, notti passate con il termos del caffè davanti a bere prima degli esami, quanta fatica, la preoccupazione, se ti va male, che cosa dice tua madre, siccome la mia famiglia pure è molto povera, se ti va male, povera, quanti soldi, no? Poi dopo, io ho inseguito quel giorno, è arrivato quel giorno finalmente, è arrivato. Poi ho finito, una stretta di mano dei professori, sono uscito fuori, c'erano i miei fratelli, ricordo, a Roma. Era mezzogiorno, andiamo a pranzare. Abbiamo pranzato con tutti i fiocchi, io e i miei due fratelli. Sentite, quando abbiamo finito, ha detto, e mo'? Vabbè, tutto qui. Quindi ho detto, ragazzi, coltivate i sogni, coltivate le utopie, si chiama. Utopie sono gli ideali grandi, le sporgenze utopiche. Non lasciatevi sgomentare quando gli altri vi dicono ma tu stai con la testa tra le nuvole. Io oggi penso che bisogna stare un po' di più con la testa tra le nuvole, perché stiamo camminando troppo con i piedi per terra. Adesso non me ne mandate via. Speriamo che non ci siano presenti qui molti genitori, perché sennò dicono questo vescovo da dove l'avete trovato? E lo fate venire qui perché vi dica queste cose. Sì, perché vi devo dire queste cose. Camminate un po' più con la testa tra le nuvole, ma avete capito che cosa voglio dire? Del resto, anche Gesù Cristo, ragazzi, ricordatevi che nel Vangelo dice, guardate gli uccelli del cielo, non filano, non tessono, non riempiono granai, eppure il Padre vostro li nutre. Guardate i gigli del campo, le erbe dei prati, anche se non filano, non tessono, eppure vi dico, Salomone con tutta la sua sapienza e con tutta la sua ricchezza non ha mai posseduto vestiti così colorati come quelli dei fiori. Ora, se il Padre vostro nutre gli uccelli del cielo e fa crescere l'erba colorita dei prati, quanto più farà con voi gente di poca fede. Questo cos'è? Se non una provocazione di Gesù Cristo, perché noi si abbia a coltivare di più i sogni. Io vi dico una cosa, ragazzi, che voi oggi state diventando, sapete perché vi dico questo? Perché in Italia giro parecchio a parlare a gruppi di giovani e mi sto accorgendo di una cosa, che i giovani, almeno lì in Italia, stanno diventando un po' troppo furbi per non provare il disappunto, la tristezza di dover vedere un giorno che tra i sogni che hanno coltivato e la realtà che hanno raggiunto c'è una grande distanza, perché i sogni non si possono mai realizzare fino in fondo. Quindi per non provare il disappunto di vedere la grande distanza, il gap, si dice oggi, tra i sogni che sono stati coltivati e la realtà che è stata raggiunta, si impediscono di sognare. Dicono, non sogniamo, andiamo con i piedi per terra, non sogniamo più, così non proveremo questo disappunto. Invece no. Io vi auguro, ragazzi, che tutti quanti possano dire, tu sei una sognatrice, tu sei un sognatore, cioè uno che coltivi ideali, calde utopie nel cuore,
perché un giorno si realizzeranno, specialmente come i sogni del mattino, perché si dice che i sogni del mattino si realizzano sempre. Ragazzi, vi dico questo, se manca questa poesia, voi non potrete mai diventare costruttori di pace, diventerete costruttori di alberghi, costruttori di palazzi, costruttori di tutto quello che volete, costruirete sul cemento, farete cemento, la città diventa un lago di cemento, ma non costruirete la pace è ben altro, capite? La pace è sogno di un'umanità più libera, di un'umanità più vera, di un'umanità in cui quando tu vedi un fratello che viene con una borsa di plastica davanti a te e fuori sta piovendo, tu non puoi sbattergli la porta in faccia e dire vai più avanti. Comprendete? Io non vi voglio parlare perché potrei alterare il vostro pensiero di tutta questa vicenda degli albanesi, io non vi voglio parlare. Assolutamente, io la sto vivendo un po' come tanti sacerdoti e confratelli della Puglia, in modo particolare, la stiamo vivendo sulla pelle. Però come si fa a non pensare quando tu vedi un ragazzo? Io in Episcopio, dove abito, tra gli altri, c'ho un ragazzo di 20 anni, gli hanno ammazzato il padre, ma tutti quanti gli hanno ammazzato. Non ha né padre né madre, né fratello né sorella, non ha una persona a cui telefonare, una persona a cui scrivere, nessuno, intelligentissimo. Io penso di dargli uno straccio di lavoro perché possa fare qualcosa in modo che con l'inizio dell'anno scolastico lo possa far frequentare la scuola, perché è molto intelligente, molto intelligente. Quando è venuto, quando si è presentato, con una borsa di plastica, una busta di plastica, non c'era niente, né passato né futuro, né presente. Allora, che cosa significa essere poeta, essere sognatore? Capire che dietro la figura di quella persona, dietro quel volto, c'è una storia e tu la devi raccogliere, tu devi essere accogliente, capace di giocarti la vita. Ma che cosa ti potranno dire? Che cosa ti potranno dire? Anche a me, qualche volta l'hanno detto. L'Episcopio sta cadendo a pezzi perché questi rovinano i mobili, ma lascia che rovinino i mobili piuttosto che rovinare un volto, rovinare una faccia, rovinare un'esistenza. È meglio che si chiuda. Allora ragazzi, se vi fate il conto, ancora stiamo alla quarta parte, perché soltanto la P ho detto poesia. Qualcuno che sta sognando già la fine di questa conversazione, ma non vi preoccupate, ruzzoleremo per le altre cose. Allora, P ho detto poesia, per essere costruttori di pace bisogna coltivare la poesia, bisogna coltivare il sogno, bisogna coltivare la musica, bisogna coltivare la lettura, bisogna coltivare, ho detto, la bellezza, che è eleganza, che è raffinatezza interiore, soprattutto pulizia interiore, eleganza che non proviene dall'abito firmato, capite? Ieri all'aeroporto ho sentito delle ragazzine che stavano facendo una gita scolastica di fine anno, proprio finissimo anno, andavano in Inghilterra e sono passate delle indiane che avevano un abito tutto particolare e quelle ragazze erano molto eleganti e dicevano l'altro: io quando torno a casa mi faccio comprare quella giubba, quel tipo di giubba firmato. Parlavano di abiti firmati. L'eleganza non viene dalla firma apposta su un capo di vestiario, l'eleganza viene da questa trasparenza interiore, da questa lucentezza degli occhi, che tu guardi gli occhi di una persona, di un ragazzo, di una ragazza e vedi riflessi tutti i panorami splendidi di questa Svizzera che io oggi non ho potuto vedere perché piove, ma non mi importa. Io vorrei, ragazzi, se non mi riesce, se oggi non uscirà il sole e non mi riuscirà di contemplare i panorami della Svizzera, mi accontenterò di contemplare negli occhi vostri. E poi, per essere costruttori di pace, ragazzi, la A, sapete che cosa vi dico? Audacia significa coraggio, avere il coraggio, attenzione perché qui adesso diventa duro il discorso, e avere il coraggio, l'audacia, la forza di vedere, di giudicare e di agire, di vedere le ingiustizie che ci sono sulla terra. Ragazzi, vi prego,
perché noi un giorno davanti al Signore forse saremo accusati proprio di questa nostra cecità, l'audacia di vedere. Lo sapete che ogni anno muoiono per fame 50 milioni di persone, 50 milioni di persone per fame, più di quanti non ne siano morti nella seconda guerra mondiale, tra civili e militari, 50 milioni di persone. Ogni 2 secondi che noi stiamo chiacchierando qua, muoiono per fame 3 persone sulla faccia della terra. Per fame! Io le ho viste queste cose, le ho viste. Io l'anno passato, nel mese di luglio, sono andato per 15 giorni in Etiopia, nella parte proprio meridionale dell'Etiopia, nel Sidamo, quasi al centro dell'Africa. In quell'Etiopia dove oggi stanno succedendo tutte queste rivolte. Ora, ascoltate ragazzi, io non avevo mai visto i lebbrosi, avevo parlato, avevo fatto tavole rotonde di qua, di là, ma non avevo mai visto i lebbrosi. Li ho visti con gli occhi miei, ho visto la gente morire, i ragazzi con queste gambette che sembrano grissini, stuzzicadenti, con un pancione gonfio, io li ho visti morire. Ogni anno sulla terra ci sono 50 milioni di persone che muoiono per fame. Sapete, il reddito medio dell'Etiopia, come anche del Mozambico, che stanno alla penultima, alla terzultima graduatoria del reddito del PIL, no? Del reddito medio, pro capite, sapete qual è? 120.000 lire italiane. 120.000 lire, come? L'ora? No. Il giorno? Che giorno? Settimana? Che settimana? Il mese? L'anno? 120.000 lire l'anno, tanto quanto durante la guerra del Golfo costava per un minuto un Marines. Capite? Questa è la situazione. Noi non apriamo gli occhi, non abbiamo l'audacia di guardare a questa realtà. Non dico perché voi siete in una condizione, pur essendo lontani dall'Italia, con tanti disagi, però via. Un tenore di vita ormai lo esprimete, veramente una grande dignità umana la si sta esprimendo anche da parte degli emigrati. Però ragazzi, c'è gente, 120.000 lire l'anno, e io ho visto che situazioni penose ci sono. Io ho visto, allora, avere la capacità di vedere queste ingiustizie che ci sono sulla terra, voi nei vostri gruppi, io non so, nelle città varie dove vi trovate, attorno alla vostra missione, alla vostra parrocchia, costituendo dei gruppi, dovete aprire gli occhi, spalancare gli occhi, spalancare le finestre su questa situazione mondiale, su questa situazione di ingiustizia che c'è sulla faccia della terra. Io l'anno scorso sono andato in Salvador, nel Centro America, proprio nel giorno in cui si celebrava il 10° anniversario della uccisione di quel vescovo, non so se avete sentito poi parlare, di Oscar Romero, vescovo straordinario, che aveva preso le difese dei poveri. L'avevano fatto un po', avevano scelto lui come vescovo di San Salvador perché era uno di destra, come si suol dire, bazzicava con i ricchi, stava molto volentieri con loro, però era uno retrogrado, non era uno a molta audace, e l'avevano fatto vescovo, così sarebbero state tutti tranquille le autorità. Una sera il Presidente della Repubblica in Salvador gli telefona: Monsignore, abbiamo fatto fuori padre Rutilio Grande. Padre Rutilio Grande era un gesuita che viveva con i poveri, in mezzo alle baracche, ed era uno che teneva sulla gente, la entusiasmava, la incoraggiava per la rivendicazione dei diritti umani, perché si ribellasse contro un regime oppressivo. Era uno cioè che dava parecchio fastidio. Allora il Presidente della Repubblica pensava di fargli una cosa gradita: vescovo, l'abbiamo fatto fuori, padre, come se fosse cambiato da così a così. Monsignor Romero è andato subito a prendere il posto di padre Rutilio Grande ed è stato sempre in mezzo alla gente, in mezzo ai poveri, a incoraggiarli, a entusiasmarli, a predicare la buona novella, la parola di liberazione che ci è stata detta da Gesù. Siete tutti quanti uguali, siete tutti quanti figli di Dio, non ci devono essere persone di serie A, di serie B e di serie C, tutti quanti dobbiamo accampare gli stessi diritti, abbiamo gli stessi doveri nei confronti della società e nei confronti di Dio. Insomma, e ha cominciato a girare per l'Europa parlando della situazione difficile del Salvador. Poi una sera, mentre nella cappella dell'ospedale di San Salvador stava celebrando la messa, aveva preso il pane e il vino e ha detto alla gente, all'offertorio: vedete gente, questo è un pezzo di pane, tra poco diventerà il corpo di Cristo, però anche se
Se la nostra vita non diventa corpo di Cristo spezzato per gli altri, è inutile il nostro cristianesimo. Vedete, qui c'è del vino, fra poco diremo questo è il sangue di Cristo sparso per voi. Anche noi dobbiamo spargere il sangue degli altri, se no non ci sarà redenzione sulla faccia della terra, se no non ci sarà più speranza. Appena pronunciata la parola speranza, una raffica di arma da fuoco l'ha steso a terra ed è morto, mescolando davvero il suo sangue col sangue del Signore. È morto così mentre celebrava la messa. L'anno scorso ricorreva il 10° anniversario. Io sono stato lì in Salvador insieme a 3 altri vescovi europei per rappresentare un po' i vescovi dell'Europa lì nel Salvador. Ho visto quella gente, ragazzi, vedete, qui state gremendo in una forma inverosimile questa sala, ma io ho visto lì la cattedrale di San Salvador, stipatissima di gente, di poveri, scalzi, che cantavano a voce grande, cantavano la loro povertà e la loro liberazione, il loro anelito di libertà. Davvero, battevano le mani tutti quanti insieme, ritmicamente, mentre un concerto di chitarre, si esprimono così alla sudamericana, al Centro America, così, un concerto di chitarre accompagnava questo coro di gente. E la gente poi, io ho visto nelle loro baracche, ho visto come vivono. Allora ragazzi, che cosa significa audacia? Audacia significa coraggio, significa che anche da parte nostra bisogna prendere coscienza di questa situazione del mondo. Capite che cosa voglio dire? Perché adesso stanno sbarcando in Italia. Quando la pentola a pressione dell'Africa scoppierà, vedrete che cosa succede. Adesso stiamo vedendo soltanto i tunisini, i marocchini, gli eritrei un po'. Ma quando scoppierà questa pentola a pressione dell'Africa, ce lo stanno dicendo tutti quanti, i padri missionari ce lo stanno dicendo. Vedrete voi che cosa. E allora questa sarà una marea che salirà e lambirà anche le vostre sicurezze. Allora che cosa significa questo? Che dobbiamo fare di fronte a questa situazione? Dobbiamo trincerarci? Dobbiamo buttarli a mare? Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aprire gli occhi e denunciare certe ingiustizie che ci sono. Vedete quanto in Italia almeno, quanto abbiamo parlato contro il commercio delle armi, contro la fabbrica delle armi, che abbiamo venduto a tutti questi popoli che poi dopo hanno fatto la guerra e nessuno ci credeva. No? Queste ribellioni devono sorgere dentro di voi, dovete battervi perché ci sia una maggiore giustizia sulla faccia della terra. Ecco perciò vedere, giudicare, agire. Lo sapete? Ve lo faccio plasticamente così. Lo sapete come sono divise le ricchezze? Immaginate che questo sia un tavolo. Immaginate un tavolo. Ci sono 30 persone di qua, 30 persone di fronte di qua, 20 di qua e 20 di qua. 30, 30, 60, 80, 100. Ecco, tutta l'umanità ridotta a 100. Tutte le ricchezze della terra adesso riduciamole a pani. Mettiamo 100 pani, un pane davanti a ognuno. 30 pani di qua sul tavolo, 30 di qua, 20 di qua e 20 di qua. La distribuzione, sapete com'è fatta oggi nel mondo? Le 30 persone che stanno sedute di qua mettono le mani sui 30 pani che hanno, poi allungano le mani sui 30 pani che hanno di fronte, che appartengono a quelli, e se li portano. Allungano le mani, sempre questi 30, su quei 20 pani che stanno di qua. Poi allungano le mani, qui ce n'erano 20, metà se li portano. Rimane allora il 10%, 12%, che deve essere di ricchezze, di pani, che devono essere divisi tra l'88, tra il 70% dell'umanità. Cioè il 30% dell'umanità mette le mani su 88 pezzi di pane. L'altro 70% dell'umanità si deve accontentare dei rimanenti 12 pezzi di pane. Dice, ma che cos'è questo? Un comizio? No, questa è la realtà. Questa è la realtà. E allora se noi vogliamo essere costruttori di pace, non possiamo chiudere gli occhi, non possiamo mettere gli occhi sotto l'ala e non vedere queste ingiustizie colossali che oggi ci sono sulla faccia della terra e per le quali Gesù Cristo, anche per queste ingiustizie, è venuto qui. Per predicarci la giustizia, l'uguaglianza, la solidarietà. Capite ragazzi? Su questo io vorrei che diventaste più audaci, starei per dire più focosi,
perché è molto facile che come un narcotico, cioè come un addormentatore, sul vostro volto venga spruzzato uno spray che non vi fa vedere le ingiustizie che ci sono in tante altre parti della terra. Coraggio, allora, vorrei dirvi, trovatevi insieme, battetevi insieme per certi problemi, anche da questa Svizzera che sta bene sul piano economico. Fate partire stimoli che scavalchino le frontiere e vadano a raggiungere gli altri, perché oggi, se non raggiungiamo questa solidarietà universale, planetaria, difficilmente potremo essere costruttori di pace. Staremo bene noi, ma gli altri, e il Signore un giorno ci chiederà conto. Capite? Come i padri della Chiesa, i primi santi della Chiesa, dell'Oriente soprattutto, ma anche dell'Occidente come Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, ma dell'Oriente, San Giovanni Crisostomo, San Giovanni Damascello, urlavano quando vedevano nella loro città i ricchi che entravano in chiesa con tutte le bardature e i poveri invece che dovevano stare accattati lì per terra. E una volta San Giovanni Crisostomo stava ballando a Costantinopoli, stava facendo l'omelia dal pulpito lì, dall'ambone, si spalanca la chiesa, la basilica, ed entra la regina, mi pare che fosse la regina Eudossia, non so, l'imperatrice, entra con tutto il suo corteggio, e lui è conservata l'omelia, la ferma lì, fermati là, con una voce da profeta, fermati tu che stai calpestando i poveri, non perché era ricca la fermava, ma perché era una che opprimeva un po'. Tu che stai calpestando i poveri, tu che hai tante ricchezze che non sai che cosa fartene, mentre la gente muore sul ciglio della strada, fermati. Dice anche un particolare. No, ve lo dico, tanto non stiamo in chiesa. Lui lo disse in chiesa. Fermati, tu che hai d'oro perfino il vaso da notte. Lo disse in chiesa. Poi prosegue, ascoltate ragazzi, che ve la prendete con la regina Eudossia? Con voi ve la dovete prendere, perché continua e dice così: tu che hai 2 tuniche nell'armadio, ricordati che una tunica non ti appartiene, tu che hai 2 paia di sandali, ricordati che un paio di sandali appartiene al più povero. Capite? Con un linguaggio che, se noi non fossimo sicuri veramente della sincerità di coscienza di questi santi, volevo dire, ma cos'era il segretario del Partito Comunista di Costantinopoli? No, ragazzi, vorrei dirvele queste cose, vorrei proprio che tutti quanti voi coltivaste questi sogni audaci. Ho detto la poesia, e poi vi ho ricordato questa audacia, questa capacità, cioè di scorgere le cose, di andare a vedere, e qualche volta di disturbare la buona coscienza pubblica, stare per dire, rompete l'anima alla gente con queste cose, ogni tanto, anche nelle vostre comunità cristiane, perché non serve cantare nelle nostre chiese. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo e chiudesse il cuore agli altri nel dolore, come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui? Non conta. Se poi vediamo che un fratello muore. Io ricordo, una volta in una città della mia diocesi, a Rumbo, ricordo che era la vigilia, cos'era oggi? Già passato, sì. Era la vigilia di San Vito, ieri era San Vito. Era il 14 di giugno. Di sera mi telefonano delle ragazze da Rumbo, dice: Vescovo, Don Tonino, domani vuoi venire a Rumbo a celebrare la messa per un giovane? Beh, ho detto, guarda, non posso venire. Dice, ma sai, non c'ha nessuno. E mi sono interessato, come? Ha detto, è un ragazzo che si è ucciso. Oddio. No, chiamate me perché venga a celebrare le seghe per uno che si è ucciso. La gente che cosa dirà? Accidenti, qui bisogna ammazzarsi perché venga il vescovo. Ho detto, dice sì, però si è ammazzato per un motivo che ti spiegheremo domani. Ha detto, si chiamava Vito, proprio Vito, domani è San Vito. Ha detto, vieni vescovo, una ragazza, ha detto, perlomeno gli fai l'onomastico. Incuriosito sono andato al cimitero, c'era nessuno, c'erano 4-5 ragazzi. Mi hanno raccontato la storia di Vito, un ragazzo di 22 anni, che era un po' misantropo, cioè non amava la compagnia, timoroso, vergognoso, aveva paura che tutti gli altri lo snobbassero, lo prendessero in giro, quindi non aveva molte solidarietà attorno. E allora non riusciva a trovare lavoro, non aveva nessuno.
viveva in una stanza che gli era stata lasciata da suo padre, che poi era morto, viveva in quella stanza. Non aveva proprio nessuno, soltanto questi 4 ragazzotti. Soprattutto non era capace di corrispondere con una ragazza, dirle ti voglio bene, si vergognava, non era capace manco di intrecciare un rapporto così. Finalmente, però, un giorno, gli andò bene, attraverso gli amici, una ragazza gli aveva detto sì, anch'io ti voglio bene. Per lui la vita era cambiata. Da più di una ventina di giorni cercava disperatamente lavoro, adesso si dava da fare per trovarlo lui il lavoro. E finalmente lo trova. Lo trova è quello di fare l'operatore ecologico presso il comune, cioè tradotto in termini, fare il netturbino. Adesso si dice operatore ecologico a chiunque, sembra uno cos'è. È un lavoro comunque come gli altri, però i nomi, sapete com'è? Operatore ecologico, forse il professore dell'università significa, no? Operatore ecologico. È un lavoro, ho detto, dignitoso come tutti, perché non ci sono lavori di serie A, di serie B. Beh, ha trovato lavoro, operatore ecologico. La ragazza che gli aveva detto sì, nel sapere che il suo ragazzo aveva accettato quel lavoro così degradante di netturbino, l'ha piantato, non ne ha voluto sapere più. E lui non ha trovato di meglio che chiudersi nella sua stanza e impiccarsi. Ma quello che io l'ho visto io, non è che vi sto raccontando barzellette, quello che mi ha colpito di più, sapete cos'era? Dunque si sono accorti dopo 4-5 giorni, proprio dal fredore che usciva dalle fessure della quello che più mi ha fatto sorpresa è che questa casa era adiacente il muro in comune, cioè con la sagrestia della parrocchia. E che nella domenica precedente, quindi durante la messa, si erano cantate le canzoni Se qualcuno ha dei beni in questo mondo, la solidarietà, prendiamoci per mano, scambiate un segno di pace, tutto quello che volete. Ma se la vita poi è questa, comprendete ragazzi a che cosa si riduce. Attenzione qui, aprire gli occhi sulla gente che vi circonda, non per giudicarla, per scrutarla, per anatematizzarla, significa per dire sta facendo male, per mandarla a quel paese. No, a spalancare gli occhi sulla gente che ti circonda, perché tu qualche volta, anche dietro un sorriso che vedi sul volto di una bella ragazza, debba scorgere anche la prova, l'amarezza, il dolore, le lacrime, la sofferenza che c'è dietro. Capitela? L'audacia. Se non siete audaci, ragazzi, se non aprite gli occhi, se non siete, se non disturbate il manovratore. Non so se anche qui negli autobus c'è scritto non disturbare il manovratore. Qualche volta il manovratore disturbatelo, non sugli autobus, ma disturbate coloro che reggono il vapore, coloro che comandano sempre loro, che guidano sempre loro, che stabiliscono gli standard uguali per tutti quanti. Qualche volta disturbateli profondamente. Dovete essere una voce critica nella buona coscienza pubblica. Questo voglio dire, l'audacia, capite? E il Signore Gesù, ragazzi, questo ve lo voglio dire, il Signore Gesù è stato questo. Se l'hanno messo in croce è stato anche perché lui ha disturbato la buona quiete pubblica, dava fastidio, non era uno accomodante, uno che non mandava a dire niente a nessuno, che voleva la salvezza di tutti, che era amabile con tutti, però quando vedeva che la gente si trincerava, si metteva da parte, guardava dalle persiane, senza prendere posizione, senza scendere sulle strade, allora Gesù diventava feroce, stare per dire, con questo genere di persone. Ma Gesù questa audacia propositiva l'ha avuta. E ricordatevi ragazzi che se voi vi battete per i vostri fratelli che soffrono, saranno i marocchini oggi o i tunisini, saranno i turchi o gli albanesi, saranno tutti quelli che volete, o sarà il fratello handicappato che abita accanto a voi. Se voi farete questo, il Signore Gesù sarà contento di voi e poi la vita cristiana la esprimerete davvero. Ma vado veramente alla conclusione, davvero a breve adesso, perché voglio dare un po' la parola a voi. La C, ho detto P, poesia, A, audacia, C significa, ascoltatevi, significa convivialità. Convivialità, peccato che non c'è la traduzione scenica di quello che sto per dirvi. Se oggi ci fosse stato il sole, io così immaginavo ieri sera, quando venendo qui a Zurigo ho visto una giornata splendida, bellissima, un incanto davvero. Forse voi ormai vi siete abituati e non riuscite più a catturare la bellezza di chi per la prima volta scorge. Io immaginavo, ho detto, se domani la gente
vi immaginavo così, seduti sui prati a fare la colazione, no? A mezzogiorno, questo profumo di frittate, come quando ero ragazzino, no? Adesso portate le cose più sofisticate, ma quando ero ragazzino io, che si andava a scuola e si faceva la passeggiata scolastica e si aprivano i canestri e c'era la mela avvolta nel carretto, avvolta in un foglietto col carretto siciliano, e c'era la frittata che l'aveva preparato la mamma, c'era un profumo che si confondeva con la menta, con il basilico, e con i fiori di campo, con l'erba del prato, e immaginavo che fosse così. Oh ragazzi, convivialità, la CIE, convivialità significa mangiare insieme, stare tutti allo stesso tavolo e mangiare insieme. Vedete, vi ho parlato di quel tavolo con i pani. La pace, ragazzi, non è quando ognuno prende il suo pane e se lo mangia per conto proprio. No, perché tocca un pane ciascuno. Ma la pace si ha quando si sa mangiare insieme, si sta seduti allo stesso tavolo. Persone diverse, per cultura, per lingua, per razza, per colore della pelle, per religione, che sanno stare insieme, a mangiare insieme i beni che Dio ci ha dato. Questa è la convivialità delle differenze, persone differenti che sanno stare insieme. Costruttori di pace significa esprimere, vivere in pieno questa convivialità. E poi, ma avete capito? Però per me questo è essenziale. Voglio subito concludere dicendovi l'ultima cosa. E significa esperienza, fare l'esperienza. Vi ho parlato di questo viaggio che ho fatto in Etiopia, ma quello che non ho visto. Ragazzi, guardate, un medico, ascoltate queste cifre, un medico ogni 75.000 abitanti. Un medico ogni 75.000 abitanti. Sono andato un giorno con il vescovo del posto, che è un bolognese, bravissimo, parla tutte le lingue, figuratevi che nella macchina c'ha il breviario in inglese, in tedesco, in francese, ogni giorno cambia per tenersi allenato con la lingua. Allora, con questo vescovo siamo andati un giorno nella foresta a trovare i missionari, e siamo andati un giorno facendo 700 km all'andata e 700 al ritorno, nelle foreste, ogni tanto bisognava fermarsi per mettere dei tronchi in albero in modo che lui, con questa macchina, con questa Toyota, vi passasse sopra, spericolato. Vabbè, un giorno siamo arrivati nell'ospedale, l'unico ospedale della zona costruito da lui, ospedale, 400 posti letto. Che posti letto? 400 posti, a posto del letto una foglia di falso banano. E lì ho visto per la prima volta i leprosi che ho detto che non avevo mai visto. I leprosi, i malati di TBC, i malati di gastroenterite, tutti questi bambini. Un solo medico, una donna, avrà avuto 30 anni, suora, bellissima fisicamente, tant'è io che sono vescovo, immaginate, io che sono un vescovo, lui ho detto, però quando il vescovo mi l'ha presentato, questa è Suor Isabel, una spagnola, Suor Isabel, e ho detto, ma perché mai? Ho detto, questa donna giovane, molto bella, medico, si è fatta suora. Non mi sono saputo spiegare all'inizio, ma vi racconto, la chiamavano di qua di là. Lei andava in jeans con un camice bianco, unico medico, incredibile, 400 persone, le malattie più diverse, unico medico. La chiamavano di qua di là, poverina, passava sul corpicino di un bambino, gli chiudeva gli occhi. Poi passavano dietro delle ragazze, per questo ve lo voglio dire, c'erano delle ragazze infermiere canadesi che avevano lasciato la loro opulenta città del Canada ed erano andate lì a fare 3-4 anni di esperienza, di volontariato, cosa lontana dai nostri schemi mentali. Ragazze della vostra età, ragazze giovanissime. Dunque, mentre questa suora, il suo vescovo, no? Che guardava e piangeva nel vedere questa suora che la chiamavano sempre in movimento. A un certo momento ricordo vennero 2 episodi, proprio
in brevissimo arco di tempo, arrivano dopo aver trottellato per 3-4 ore nell'interno della foresta, portando su di una barella una ragazza al suo primo parto, un parto podalico, era andato male, e avevano strappato tutto l'utero a quella ragazza. Dunque arrivano qua questi trotterellando su di una barella, avevano percorso la foresta, tutti trafelati, vivono in situazione proprio in quella zona lì, quasi nudi, no? Proprio allo stato, non conoscono manco la luce elettrica, una cosa. Io dico, possibile. Allora sta suora ci lasciano, va nella sala operatoria, si va per dire, ed esce dopo 2 ore, va ad abbracciare il vescovo, dice, abbiamo salvato la mamma e il bambino, felicissima. E ricordo poi, in quel momento sono arrivate delle donne correndo dall'interno di un villaggio, correndo, chissà che cosa era successo. Era successa una disgrazia, chiedevano l'aiuto del medico, della suora. Oh, sta suora si toglie il camice, prende il casco, la moto, via. Suora, la moto, via. Avevo dimenticato quel giorno, ma guardate, io sono rimasto colpito da quell'episodio. Avevo dimenticato quel giorno, mi avevano dato a Bari, all'aeroporto, un gruppo di giovani del movimento missionario, mi avevano dato un grande pacco di medicinali da portare lì ad Awasi, in Etiopia. Mi ricordo che stetti 4 ore fermo all'aeroporto ad Addis Abeba perché non potevano farmi passare con questo pacco. Finalmente la spuntai. Quel giorno andiamo all'ospedale e mi dimentico il pacco lì. Il vescovo dice, non ti preoccupare, domani ti faccio venire di nuovo il giorno dopo con un negro alla Toyota, 700 km. Siamo arrivati che era l'una dopo pranzo, dopo mezzogiorno, un sole che schiacciava le pietre, un paesaggio sonnolento, sembrava che fosse più un cimitero che un ospedale. Dormivano anche le mosche. Allora siamo arrivati là, non trovavo Suor Isabel, volevo parlare con Suor Isabel, non la trovavo, non riuscivo. Allora è venuta una bambina, piccoletta. Gli etiopi sono le donne dell'Etiopia, sono molto belle. Una bellezza che dura però pochissimo, dura 1 o 2 anni, perché dopo sfioriscono di colpo proprio per questi stetti. Una bambina così. E sono caratteristici gli etiopi per questi grandi occhi che hanno. Tant'è vero che il vescovo, scherzando, diceva, quando vuoi sapere in una sala quanta gente c'è, conti gli occhi, dividi per 2 e sai. Perché sono tutti occhi splendidi. Viene questa bambina, mi prende la mano, aveva capito, ma aveva visto il giorno prima. Ha detto, Suor Isabel. Mi ha preso, l'ha portato fuori all'interno, c'era una capannetta così. Ho visto era una cappella perché c'era una croce. Ha spinto l'uscio che ha cigolato, l'uscio di canto. All'interno c'era una lampada, tabernacolo. C'era Suor Isabel in ginocchio, seduta sui calcani, con le mani così davanti al Signore. Stava pregando. E allora io mi sono reso conto perché lei avesse donato al Signore la sua bellezza, la sua intelligenza, la sua giovinezza, la sua vita. Capite? L'esperienza che significa? L'esperienza. Tu fai esperienza. Ero andato lì in Etiopia, finisco subito, ero andato lì in Etiopia per predicare un corso di aggiornamento, di esercizi spirituali alle suore missionarie che stanno in Africa. Quindi ero stato 1 settimana. L'ultimo giorno ho detto facciamo così, celebriamo la messa tutti intorno, si è messo tutti intorno. E quando siamo arrivati all'offertorio, peccato, oggi fosse stato il tempo bello l'avrei fatto. Quando siamo arrivati all'offertorio ho detto, suore, sospendiamo la messa per mezz'ora, adesso uscite tutti quanti fuori dalla sala, andate nel bosco, al fiume, al torrente, prendete quello che volete, una pietra, una foglia, un animaletto, e dopo faremo l'offertorio, vedrete a portarlo qui. Le suore sono scomparse. Dopo mezz'ora sono tornate, ascoltate ragazzi, ad una, e una è venuta davanti all'altare, io stavo lì, ha presentato un ciottolo del torrente, ho detto Signore ti offro questo ciottolo, questa pietra, forse anche il mio cuore è diventato duro come una pietra, ma ti prego Signore, togli dal mio petto il cuore di pietra e mettici un cuore di carne che sappia battere d'amore per te e per la gente. Bellissimo. Poi veniva...
un'altra con un sarmento, ha detto anch'io la mia vita ce l'ho così secca, ti prego, non c'ha più foglie, non c'è più verde, ti prego Signore, arricchiscimi di speranze. Tutte così, ognuno dice, era una cinquantina, è durata, forse sarà durata 4 ore, però ti dico, bellissimo, bellissimo. Mi veniva una commozione, tutte suore italiane, perché ero andata a fare le suore italiane, molto giovani, alcune avevano lasciato i loro parenti, era una cosa... alla fine, l'ultima, la più giovane, viene davanti all'altare, era tornata una settimana prima dall'Oriente, andava in Palestina, e se ne è venuta lì davanti all'altare con una coppa di alabastro piena di unguenti profumati dell'Oriente. È venuta davanti all'altare, si è tolti i sangue, giovanissima, ha preso questa coppa e è andata vicino, l'aveva preparato, è andata vicino al registratore e ha messo una musica, ha messo la marcia nuziale di Mendelssohn. Tanti auguri per chi se la sentirà fra poco quando si sposerà. Dunque ha messo, lei suora, ha messo la marcia nuziale di Mendelssohn all'interno della messa. Ho detto, e questa che è? E ha cominciato a danzare a piedi scalzi con questa coppa in mano, ma a danzare non il balletto che magari fanno all'asilo, dei bambini dell'asilo, no, a danzare proprio con una dolcezza, con una bellezza, con una grazia unica, proprio da professionista. Tant'è che io sono rimasto, accidenti, dico, qua le suore in Africa, invece che seguire si danno la danza. Poi dopo, quando ho chiesto, io ero rimasto, quando è venuto a portarmi la coppa in mano, questa coppa con l'unguento profumato, il vescovo che concelebrava con me, il vescovo del posto, ha detto, quella ragazza ha frequentato fino all'anno scorso l'Accademia di Danza Classica a Milano, ed era ormai aveva vinto il concorso di ballerina alla Scala di Milano, e si è fatta suora comboniana. E guardano la vita, capite? Il sogno, la poesia, la vita, l'esperienza, quello che ho detto, la poesia, l'audacia, la convivialità, l'esperienza vissute da queste creature. Ragazzi, sono delle cose bellissime, a me rimarranno sempre impresse, sempre impresse. Allora io ho preso quella coppa di profumo e sono andato, ho fatto il giro di tutte le suore, aprite le mani, fate aprire le mani, e ho unto le mani come si fa a noi sacerdoti e a voi quando siete stati cresimati, e ho detto a ognuno, sì, il buon profumo di Cristo, cerca di essere il buon profumo di Cristo. E l'augurio che io faccio a voi, ragazzi, quello di essere il buon profumo di Cristo. Vi auguro una vita, a voi giovani, no? In modo particolare, non solo una vita fortunata, una vita carica di tenerezza, di trasparenza, di pulizia interiore, di voglia di vivere, no? Ma una vita profumata, cioè vi auguro che tutti coloro che vi stringono la mano, anche quando voi siete scomparsi, siete andati via, possono dire come profuma. E vi auguro soprattutto che tutti coloro che nel corso della giornata vi incontrano, la sera quando vanno a dormire e si rivolgono al Signore, possono ringraziare il Signore di avervi incontrati.